sono Maurizio Frau e insieme a Martini Cioccolato oggi realizzeremo un soggetto interamente dedicato alla festa della mamma. Per questa ricetta utilizzo due prodotti di Martini Cioccolato. Il primo è Ariba bianco con 36-38 di materia grassa, un cioccolato morbido e cremoso con dolci note di latte. Il secondo è Ariba burro di cacao, perfetto per migliorare la fluidità del cioccolato in lavorazione. È ideale anche per realizzare in autonomia i colori per spruzzare praline o soggetti, risparmiando sull'acquisto dei colori già pronti. Inoltre può essere una soluzione ottimale se miscelato con il cioccolato bianco. In questo modo andrete ad abbattere ulteriormente i costi. Inoltre riduce la nebulizzazione della miscela nel laboratorio. Iniziamo col nostro soggetto. In questo caso utilizzeremo il cioccolato bianco Ariba di Martini Cioccolato e partiamo con la precristallizzazione. Andiamo a fondere il cioccolato a 45 gradi col microonde con un bagnomaria e poi andiamo a versarlo sul marmo. Generalmente si dice di versare il cioccolato 2/3 sul marmo e una parte lasciarlo nella ciotola. Io preferisco andare a versarlo tutto perché così avrò tutta la temperatura del cioccolato che si andrà a raffreddare. Quindi andiamo prima di tutto a spatolare sul marmo. Il marmo perché? Perché trattiene la sua temperatura e non prende la temperatura del cioccolato. Quindi andiamo a dargli del movimento. Vedete come cambia la viscosità. Passiamo da un prodotto che è liquido a un prodotto che va ad addensarsi lentamente. Andiamo a portarlo a una temperatura intorno ai 26 gradi per poi riscaldarlo leggermente a 28 con una pistola termica per poterlo poi utilizzare. In questo momento non ho neanche bisogno di un termometro perché noi vediamo come la consistenza del cioccolato cambia man mano che noi gli diamo movimento e lo raffreddiamo. Andiamo a ritirarlo. Raccogliamo tutto il cioccolato dal marmo in modo che abbiamo poi una temperatura uniforme. Una volta che abbiamo mescolato il cioccolato, controlliamo la temperatura e se c'è bisogno andiamo a riscaldarlo leggermente con la pistola termica. Una volta che il nostro cioccolato è a temperatura, andiamo a prendere un campioncino con una spatola per vedere se è pronto e se cristallizza in pochi minuti. Prendiamo un campioncino, andremo a vedere il risultato in pochi minuti e capiremo se la precristallizzazione è stata effettuata in maniera corretta. È sempre importante effettuare questo campioncino prima di iniziare qualsiasi tipo di produzione col cioccolato perché quello che sarà il risultato nel nostro campione sarà poi il risultato della nostra produzione di cioccolateria. Dopo aver precristallizzato il nostro cioccolato andiamo a colare i nostri pezzi per il corpo della nostra super mamma. In questo caso abbiamo delle uova da 10 cm che faranno sia da corpo che da testa. Una cosa importantissima è creare dei pezzi che abbiano struttura. Andiamo a colare lo stampo riempiendo completamente le nostre uova. Dopodiché, se abbiamo lo stampo uguale, possiamo andare a fare questo lavoro rovesciando il cioccolato all'interno dell'altro stampo. Una cosa molto importante che dico sempre è riuscire a avere dei rialzi come questi per far passare l'aria sotto il nostro stampo in modo che
il cioccolato cristallizzi in maniera più rapida e ovviamente in maniera uniforme. Questo ci permette di avere degli strati perfetti e di creare, dare struttura al nostro soggetto, perché ricordiamoci che il soggetto, oltre a essere bello e costruito in un certo modo, deve essere anche trasportato poi dai nostri clienti. Aspettiamo che il nostro primo strato si solidifichi e poi andiamo a fare il secondo. Una volta che il primo strato è cristallizzato, andiamo a raschiare. Ovviamente gli scarti, il cioccolato surcristallizzato, andiamo a metterlo in un contenitore a parte, non lo mettiamo nel cioccolato precristallizzato. E andiamo a dare il secondo strato. Se il cioccolato si addensa leggermente, andiamo a scaldarlo. Abbiamo dato il secondo strato, facciamo cristallizzare, raschiamo e andiamo in frigorifero. Dopo aver colato i nostri pezzi e averli fatti cristallizzare in frigorifero, questo sarà il risultato che otterremo. In questo caso la Supermamma avrà un corpo con l'uovo da 10 cm e la testa con l'uovo sempre da 10 cm. Andiamo ad assemblare prima corpo e testa. Facendo sempre la massima attenzione a tenere il pezzo pulito, andiamo a farlo cristallizzare. Facciamo la stessa cosa con la testa. Andiamo a mettere le orecchie della nostra Supermamma con una sfera da 2 cm. Adesso andiamo a realizzare il naso con un uovo da 3 cm. Andiamo a ridurlo e lasciamo solo la punta. Mettiamo al centro. Dopodiché andiamo a incollare la nostra testa su una base in cartone. In questo caso ho utilizzato un sottotorta, per poterla poi spruzzare separatamente. Preferisco spruzzare tutti i pezzi separati per poi assemblarli dopo la colorazione. Attacchiamo una semisfera per dare altezza e volume al nostro soggetto. Andiamo a incollare delle braccia realizzate con uno stampo in silicone sul nostro corpo. Facciamo una leggera pressione senza bisogno di aggiungere altro cioccolato, perché il cioccolato fuso andrà a fissare il pezzo sul corpo. Una volta fissate le due braccia, andremo a incollarla sulla base. E andiamo a colorare il corpo della nostra Supermamma. Per farlo utilizzo Ariba, burro di cacao, Martini cioccolato. Adesso realizziamo i nostri occhi per la Supermamma. Andiamo a spruzzare in maniera decisa ma senza avvicinarci troppo allo stampo, altrimenti il nostro colore andrebbe a colare. Andiamo a pulire lo stampo in questo modo e poi lo teniamo a testa in giù. Quando cristallizzerà andremo a versare il nostro cioccolato bianco. Andiamo a colare il cioccolato, andiamo a distribuirlo su tutto lo stampo, cerchiamo di non sporcare lo stampo su tutti i lati ma solo
su un lato unico. Facciamo scolare bene e facciamo cristallizzare lo stampo. Una volta che il nostro cioccolato è cristallizzato andiamo a raschiare e a mettere in frigorifero. Ed ecco i nostri occhietti bianchi. Abbiamo tutti i nostri pezzi, andiamo a montare il nostro soggetto. Prendiamo il corpo e andiamo a scaldarlo leggermente. Dopodiché scaldiamo anche la testa e andiamo a incollarla. Andiamo a mettere il mantello . Iniziamo a mettere tutti i capelli. Mettiamo 2 piccole sfere di cioccolato plastico nero, dopodiché andiamo a fare i punti luce. Andiamo a montare gli occhi, andando a scaldare sulla piastra le semisfere. Andiamo a fare la bocca col cioccolato plastico rosso. Adesso per ultimo mettiamo il simbolo della Super Mamma. Prendiamo un po' di cioccolato dalla piastra e andiamo a fissarlo al centro del nostro supereroe. Andiamo a fare dei bracciali per dare uno stacco di colore sul nostro soggetto. Ed ecco qui terminata la nostra Super Mamma. Ecco la mia proposta per la festa della mamma. Se vi è piaciuta, continuate a seguire per altre ricette Martini Cioccolato.